Mutilazioni genitali femminili, una grave violazione dei diritti umani. Numerosi paesi hanno adottato leggi che vietano l'infibulazione, ma questa pratica continua a persistere a causa di radicate tradizioni culturali e pressioni sociali. In molte nazioni africane, campagne di sensibilizzazione e normative contro le mutilazioni genitali femminili rappresentano tentativi significativi per contrastare quella che è riconosciuta come una grave violazione dei diritti umani. Le mutilazioni genitali femminili vengono spesso praticate su ragazze di età compresa tra l'infanzia e i 15 anni. Le ragioni di questa pratica derivano da un complesso intreccio di fattori culturali e sociali: la pressione del contesto comunitario, il mantenimento delle tradizioni e l'errata convinzione che si tratti di una prescrizione religiosa. Vi è inoltre un'associazione con ideali di bellezza, purezza e accettazione sociale. Tuttavia, è importante sottolineare che la mutilazione genitale femminile precede la diffusione dell'Islam e riflette una più ampia disuguaglianza di genere. Le mutilazioni genitali femminili consistono in pratiche che alterano o rimuovono parzialmente o totalmente gli organi genitali femminili per motivi privi di giustificazioni mediche. L'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica le MGF in 4 categorie principali. Tipo 1. Clitoridectomia. Definizione: rimozione parziale o totale del clitoride e, in alcuni casi, del prepuzio, la piega di pelle che copre il clitoride. Conseguenze: perdita della sensibilità, dolore cronico, difficoltà nei rapporti sessuali. Tipo 2. Escissione. Definizione: rimozione parziale o totale del clitoride e delle piccole labbra, con o senza la rimozione delle grandi labbra. Definizione: rimozione parziale o totale del clitoride e delle piccole labbra, con o senza la rimozione delle grandi labbra. Definizione: rimozione parziale o totale del clitoride e delle piccole labbra, con o senza la rimozione delle grandi labbra. Conseguenze: difficoltà a urinare, dolore durante il ciclo mestruale, complicazioni durante il parto. Tipo 3. Infibulazione. Definizione: rimozione parziale o totale dei genitali esterni, clitoride, piccole e grandi labbra, seguita dalla cucitura o chiusura dell'apertura vaginale. Un piccolo foro è lasciato per il passaggio di urina e sangue mestruale. Conseguenze: estrema difficoltà nella minzione e nel ciclo mestruale, rapporti sessuali dolorosi, complicazioni severe durante il parto, rischio elevato di infezioni. Tipo 4. Altre pratiche dannose. Definizione: comprende tutte le altre procedure che danneggiano i genitali femminili per ragioni non mediche. Questi includono puntura o perforazione del clitoride o delle labbra, incisione dei genitali, raschiare o cauterizzare il tessuto vaginale, allungamento o stiramento delle labbra. Conseguenze: dolore acuto e cronico, cicatrici e deformità, infezioni gravi. Nonostante la loro diffusione in certe aree, le MGF non sono richieste da nessuna religione e sono riconosciute come una violazione dei diritti umani. Molti paesi hanno leggi che proibiscono l'infibulazione, ma la pratica persiste a causa di tradizioni culturali e pressioni sociali. In diverse nazioni africane, le campagne di sensibilizzazione e le leggi contro le mutilazioni genitali stanno cercando di contrastare questa violazione dei diritti umani. Le conseguenze a breve e lungo termine delle MGF, mutilazione genitale femminile, includono dolore intenso e sanguinamento eccessivo, difficoltà a urinare, cisti, infezioni e infertilità, problemi psicologici, diminuzione del piacere sessuale, complicazioni durante il parto, maggior rischio di decessi neonatali. Adesso vediamo una classifica di paesi con maggior numero di bambine e adolescenti mutilate ai genitali. Sebbene la mutilazione genitale femminile venga praticata in vari paesi africani e asiatici. 10° posto. Guinea-Bissau, 52% delle bambine sono infibulate.
L'infibulazione è meno comune rispetto ad altre forme di mutilazione genitale femminile. Nono posto, Etiopia, 55% delle bambine viene infibulata. L'infibulazione è praticata in aree specifiche, in particolare tra alcune comunità. Ottavo posto, Mauritania, 62% delle bambine viene mutilata. La prevalenza di infibulazione è più bassa rispetto ad altre forme di mutilazione. Settimo posto, Gambia, 75% di ragazze e bambine mutilate. L'infibulazione è comune, ma altre forme di mutilazione sono ugualmente diffuse. Sesto posto, Eritrea, 83% di bambine e adolescenti mutilate. L'infibulazione è praticata in aree specifiche, in particolare tra alcune comunità. Quinto posto, Mali, 89% di bambine e adolescenti mutilate. Tuttavia, l'infibulazione è meno prevalente rispetto ad altre forme di mutilazione. Quarto posto, Egitto, 87% di bambine mutilate. La maggior parte delle MGF è di tipo meno estremo, ma l'infibulazione esiste in alcune regioni. Terzo posto, Djibouti, 93% di bambine e adolescenti mutilate. La maggior parte delle mutilazioni genitali femminili qui consiste nell'infibulazione. Secondo posto, Guinea, 97% di bambine e adolescenti mutilate. L'infibulazione è diffusa soprattutto nelle comunità rurali. Primo posto, Somalia, 98% di bambine mutilate. Quasi tutte le pratiche di MGF in Somalia coinvolgono l'infibulazione, una delle forme più estreme e crudeli.